Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di approfondimento sui prodotti della Gamma Analytics. Mi presento per quanti non mi conoscono, io sono Andrea Baggio, sono la persona che si occupa del supporto tecnico su tutti i nostri prodotti e oggi invece vi andrò a spiegare le caratteristiche principali di questo nuovo display touch Modbus il TP100 che stiamo per lanciare. Prima di partire faccio un paio di reminder, diciamo. Vi ricordo che tutti i webinar precedenti inerenti agli altri prodotti di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi sono disponibili nel nostro sito e nel nostro canale YouTube, dove verrà poi caricato ovviamente anche il webinar di oggi, e che avete a disposizione la chat oggi per poter interagire con me in forma anonima, quindi non vi preoccupate, per pormi delle domande, per chiedere eventualmente di approfondire qualche argomento, qualche passaggio nel quale sono stato magari poco chiaro. Non vi fate problemi, quindi scrivete anche mentre sto parlando, così dopo alla prima occasione utile vado a recuperare le vostre domande e così cercherò di rispondervi. Bene, quindi l'argomento, come anticipato, è l'introduzione di questo nuovo dispositivo che è un display touch in grado di comunicare tramite il protocollo Modbus, ovvero il TP100, del quale abbiamo qui anche una slide con le caratteristiche tecniche principali, quindi dall'alimentazione alle dimensioni. Poi per le dimensioni, tra l'altro, abbiamo anche una slide con le quote, che è quella che andremo a vedere dopo, quindi eventualmente la potete vedere anche i dettagli ulteriori. Come vedete da qui ci sono due porte di comunicazione, una 232 e una 485, più una porta USB di tipo C per la programmazione soltanto. La 232 e la 485 invece sono selezionabili tramite uno switch posto nel retro del dispositivo, che vi consente quindi di decidere quale porta volete utilizzare per comunicare via Modbus. Non si possono quindi utilizzare assieme, simultaneamente, ma il cambio dall'una all'altra è estremamente semplice e questo lo rende compatibile, diciamo, con tutti i dispositivi Modbus RTU, quindi che comunicano via Modbus tramite la seriale. Ha un grado di protezione IP67 raggiungibile con diciamo, l'aggiunta di un O-ring opzionale, quindi che si può richiedere in fase d'ordine, e poi queste sono come vedete le altre caratteristiche tecniche, tra cui forse quella più interessante è che si tratta di un display touch di tipo capacitivo. Come vi anticipavo, abbiamo anche a disposizione le quote. Vi lascio un po' la slide se qualcuno magari vuole farsi qualche appunto o prendere lo screenshot, così insomma vedete anche a livello di ingombro dove si può andare a collocare, dove si può andare a posizionare in un impianto. Ne approfitto insomma per fare un po' un'introduzione più ad ampio respiro. Diciamo che si tratta quindi di un dispositivo che, messo in comunicazione con un qualunque prodotto della Gamma Analytics, ma anche di terze parti, in grado di comunicare via Modbus RTU, va a visualizzare i valori dei registri che voi andrete a decidere. Adesso vedremo come si fa a fare la configurazione, come si fanno a decidere i registri da leggere, tramite l'utilizzo delle funzioni Modbus di lettura e scrittura, quelle più comuni, quelle diciamo che fanno parte dello standard del protocollo Modbus, e le visualizza su delle pagine grafiche sul suo display. C'è la possibilità di scegliere appunto i registri, le funzioni e anche la disposizione di questi ultimi, nel senso che non per forza deve seguire l'ordine numerico dei registri, ma potete decidere di mettere un registro, ad esempio il 100, in prima posizione e un registro più basso, con un numero più basso, metterlo in fondo alla pagina. E chiaramente, siccome il display comunque ha un'area diciamo limitata per quanto riguarda la visualizzazione, c'è la possibilità comunque di navigare attraverso le varie pagine per poter vedere tutte le altre variabili. Ecco, quindi qui abbiamo anche riassunto le funzionalità principali, quindi visualizzazione delle variabili Modbus, come dicevo un attimo fa, con il limite di 20 variabili, almeno al momento, diciamo, questo è il limite. Pagine con layout personalizzabile, nel senso che, come potete vedere dall'immagine sulla sinistra, diciamo l'elemento dominante sono le tile, o se preferite i mattoncini, che sono questi riquadri che possono essere per l'intera lunghezza dello schermo o per metà di esso in senso orizzontale, e mi consentono appunto di andare a vedere i valori che sto leggendo dai vari registri Modbus.
È personalizzabile nel senso che, come dicevo, si possono spostare gli elementi, decidere di mettere un registro prima di un altro e quindi non c'è un ordine prestabilito. La grafica invece si basa appunto sui mattoncini fondamentalmente, quindi sono 3 righe per ogni pagina. Su ogni riga ci possono stare 2 tile di tipo half, quindi metaschermo, oppure una tile di tipo full. Come vedete nell'esempio qui a sinistra sono le ultime 2 righe, quindi quelle sono delle variabili che probabilmente saranno variabili 32 bit, che potendo assumere dei valori ovviamente molto alti hanno bisogno di più spazio per poter essere visualizzati, per evitare di fare il valore troppo piccolo. Dopodiché rotazione automatica delle pagine con temporizzazione impostabile significa che c'è la funzione autoscroll che vi permette di impostare un tempo, 5, 10 secondi, un minuto, quello che preferite, di scorrimento da una pagina all'altra, quindi senza dover andare ad interagire con il display per cambiare pagina manualmente, le pagine possono scorrere appunto con un intervallo di tempo che deciderete voi. Si tratta di Modbus Client ovviamente, quindi è il dispositivo che va ad accedere, che fa da master diciamo nella rete Modbus e accede quindi ai registri di uno o più dispositivi di tipo server o slave che dir si voglia. Non c'è quindi invece la possibilità di utilizzarlo come server, quindi di inviargli dei dati, ma è lui che accede direttamente ai dispositivi Modbus. Il tempo di polling, quindi la frequenza con la quale il dispositivo dovrà andare ad interrogare i registri Modbus, la potete sempre decidere voi, quindi anche quella è liberamente personalizzabile. Si possono proteggere le variabili con una password, con un PIN a 4 cifre, anzi da 4 a 6 cifre. In che senso? Nel senso che ovviamente il display, oltre a poter leggere, quindi poter accedere ai registri Modbus in lettura, può anche andare a fare delle scritture Modbus, quindi se voi tenete premuta una tile, un mattoncino, si entra in una modalità 7, che dopo avremo modo di approfondire, dalla quale, tra le altre cose, si possono andare a cambiare i valori del registro, il valore attuale del registro, e poi impostarne quindi uno di nuovo. C'è la possibilità di inserire una password durante questa operazione, anzi di richiedere l'inserimento di una password durante questa operazione, per fare in modo che un operatore non autorizzato o comunque una persona non autorizzata che non possa insomma andare a modificare chiaramente il valore del registro, in quanto potrebbe essere collegato a un macchinario, a un set point di un qualcosa di importante, quindi non tutti devono poterlo fare. Quindi c'è la possibilità comunque di proteggere i registri tramite una password. C'è anche una visualizzazione degli allarmi attivi, nel senso che per ogni singola tile, per ogni singolo mattoncino, è possibile andare ad impostare un valore di allarme, una soglia di allarme, chiaramente all'interno del range che voi deciderete, nel senso che potete scalare le variabili per vederle come volete voi, quindi non per forza il valore grezzo che arriva dal Modbus, ma scalato per dare insomma un'indicazione più comprensibile, più leggibile. All'interno di questo range possiamo andare a creare una soglia in realtà per ogni tile, al superamento della quale o al raggiungimento della quale la tile, la parte superiore della tile, il bordo superiore, diventerà rosso, quindi mi darà subito un'indicazione di quali sono i registri che hanno diciamo, intercettato una condizione di allarme. Infine c'è la possibilità di impostare un tempo di stand-by del display, quindi il dispositivo continua comunque ad acquisire i registri, e quindi i valori dei registri, però dopo un minuto, ad esempio, si può spegnere lo schermo, magari per quelle applicazioni in cui è importante, insomma, ridurre al minimo i consumi. La configurazione del dispositivo è estremamente semplice perché abbiamo creato un configuratore online, un wizard online, che è già disponibile nel nostro sito, tra l'altro, che vi dà la possibilità di decidere per ogni singola tile, quindi per ogni singolo registro, il modo in cui andare ad accedere a quel registro, quindi la funzione Modbus da utilizzare, il modo in cui scalarlo, quindi il minimo e il massimo e quant'altro, la soglia di allarme di cui parlavo poco fa, e anche ha un utile preview, diciamo, sulla parte destra, che adesso lo vediamo più nel dettaglio, che vi consente di vedere esattamente la disposizione degli elementi, come poi verranno rappresentati nel display. Quindi questa, quella che vedete sulla parte destra, è il nostro tool online, ma è esattamente come verrebbero rappresentate tutte le tile, tutti i registri nel display una volta caricata la configurazione. Quindi vi dà la possibilità, insomma, di vedere in tempo reale quello che state creando.
E nella parte sinistra invece c'è la parte di configurazione delle variabili. Adesso qui magari dalla slide si vedono poco i campi, comunque c'è la possibilità di impostare per ogni tile, per ogni mattoncino, il nome, l'unità di misura che verrà comunque rappresentata in basso a destra all'interno del mattoncino, il numero di decimali da visualizzare, ovviamente il registro Modbus, il Modbus ID, la funzione Modbus di lettura o scrittura da utilizzare per accedere a quelle informazioni, quindi a quel registro, quindi troveremo il classico holding register, read coil, tutte le funzioni principali del Modbus. La possibilità di decidere se questo registro debba essere utilizzato in read-only, quindi solo visualizzazione del valore, ma se entro in modalità set non posso modificare il valore neanche eventualmente avendo la password. E tutte le altre caratteristiche, tra cui appunto il PIN. Se volete inserire un PIN, può essere un PIN diverso per ogni singolo registro, quindi c'è anche la possibilità di creare, diciamo, più password o più PIN per magari operatori diversi o comunque per gruppi di variabili, in maniera tale da poterli separare e gestire meglio. E poi altre caratteristiche legate alla grandezza della variabile, quindi se si tratta di una variabile 1 bit, la possibilità di decidere quale bit voglio andare a leggere all'interno del registro, visto che un registro ne contiene potenzialmente 16. Se è una variabile 32 bit, decidere quale dei due registri devo leggere prima, quindi se quello più alto, quello meno alto, e cose diciamo molto specifiche del protocollo Modbus. Comunque vi dà la possibilità di configurare tutte le caratteristiche che servono per far funzionare una comunicazione Modbus secondo appunto lo standard. Una volta diciamo compilati i campi, cliccando poi sul tasto Save, si andrà a creare, ad aggiungere una nuova tile sulla parte a destra, quindi sulla parte di visualizzazione, dalla quale sarà possibile, come vedete da sempre l'immagine sulla destra, quella freccia verde, sarà possibile fare in qualunque momento il drag and drop di una tile per spostarla in una posizione diversa. Quindi se anche avete fatto i registri andando in ordine, quindi definendo prima il registro 1, poi il 2, poi il 3, poi il 4, qualora voreste riordinarli per mettere magari il 4 in cima e l'1 in fondo, per qualche motivo, perché vi viene più comodo così, lo potete fare anche dopo aver salvato tutte le variabili, anche dopo aver definito tutti i registri. Quindi potete andare a spostare proprio con il mouse, drag and drop, decidere qual è la posizione senza chiaramente perdere la configurazione, quindi mantenendo quello che avete fatto in precedenza. In qualunque momento, poi cliccando sempre sulla parte di visualization, quindi quella a destra, una qualunque tile, nella parte a sinistra, quindi la parte denominata configuration, verranno mostrati i dati riferiti a quella tile, quindi anche se dovete correggere un qualcosa o comunque modificare un parametro, una caratteristica della variabile, lo potete fare anche dopo averla salvata, anche dopo averne salvate tante altre, ovviamente. Basterà cliccare la casellina, la tile che vi interessa. Quindi la configurazione avviene tramite questo tool online, che appunto, come dicevo, è disponibile nel nostro sito. Significa che potenzialmente lo potete fare da qualunque tipo di PC, e non solo in realtà, perché basta avere una connessione internet, con la comodità quindi di non dover installare programmi nel vostro computer e di poter accedere anche eventualmente dal sito stesso, dal sito dell'impianto. Basta avere un browser, una connessione internet e potete andare a rifare la configurazione del dispositivo. Una volta diciamo decisa la configurazione, una volta decise le disposizioni di tutte le varie tile, sarà semplicemente sufficiente cliccare il tasto download sempre dal nostro configuratore online per ottenere un file editabile anche, quindi verrà scaricato nel vostro PC un file che contiene tutta la configurazione di tutte le tile, di tutti quanti i registri Modbus che avete deciso di aggiungere. Questo file, diciamo, si possono fare due cose. Quella consigliata, e anche quella che riduce al minimo la possibilità di errori, è quella di prendere il file così com'è e di caricarlo, come vedete qui nell'immagine, collegando quindi il TP100 tramite USB-C al vostro computer, di caricare il file all'interno del TP100. Una volta collegato il TP100 al PC, il PC lo riconoscerà come una periferica di massa, quindi come un'unità di archiviazione, come una chiavetta in sostanza USB, e sarà quindi possibile fare copia e incolla del file che avete appena scaricato dal nostro sito e inserirlo lì dentro. Chiaramente in questo modo, diciamo, gli errori in teoria non ci dovrebbero essere affatto, perché il nostro wizard
è chiaramente fatto su misura, per fare in modo quindi anche di validare direttamente le informazioni che state inserendo, quindi se andate ad inserire un nome che non è consentito perché magari contiene dei caratteri che non vanno bene, piuttosto che un registro che sfora magari il limite, piuttosto che più di 20 variabili, ecco, tutte queste cose non sono possibili perché tramite il nostro tool online ovviamente la configurazione verrà validata prima ancora di farvela scaricare, quindi una volta passato il file al TP100 sono sicuro che tutto funzionerà per il meglio. C'è però la possibilità di editare questo file per andare ad apportare eventualmente delle piccole modifiche o anche per fare un po' un riepilogo, per vedere un po' un recap di quello che avete fatto e anche per, ad esempio, se avete più TP100 con configurazione simile ma non proprio del tutto uguale, per andare a fare qualche piccolo aggiustamento, magari senza dover rifare completamente la configurazione, si va a cambiare qualche piccolo parametro, anche banalmente magari il nome di una variabile. Lo si può fare perché appunto il file è formattato in formato JSON, che è un formato diciamo utilizzato in ambiente informatico, però lo potete aprire con un qualunque editor di testo una volta visualizzato, quindi vedrete una cosa simile a quella che si vede sulla destra. Adesso non so se sia tutto perfettamente leggibile, comunque quello è un estratto diciamo di un file di configurazione del TP100 che come vedete ogni set di informazioni che sono racchiuse da quelle parentesi graffe si riferiscono a una singola tile, quindi nel primo riquadro, nel riquadro verde, avremo la configurazione della tile che si trova in alto a sinistra nel nostro display, quindi la tile è evidenziata anch'essa di verde nella parte più a sinistra dello schermo. Le informazioni riportate nel file diciamo che sono molto simili a quelle riportate nel tool online ovviamente, quindi troveremo il campo name, il campo unit per l'unità di misura, il campo Modbus address per l'indirizzo Modbus e quant'altro, con in più qualche altro parametro, ad esempio enable, quindi avete la possibilità comunque anche di disabilitare una variabile intervenendo direttamente sul file di configurazione, portando semplicemente il parametro enable da 1 a 0, quindi non viene cancellato quel parametro, rimane comunque nella configurazione per eventuali usi futuri, però non verrà visualizzata quella tile nel vostro display e quindi le altre verranno riorganizzate di conseguenza. E quindi c'è qualche parametro in più, però diciamo che riflette abbastanza quello che trovate ovviamente nel configuratore online. E il configuratore online comunque vi consente di fare tutte le configurazioni che potreste fare anche tramite il file, fatto salvo forse solo per il parametro enable che di fatto il configuratore online, se non volete vedere una tile, non ve la fa aggiungere e basta. E quindi è comunque possibile intervenire anche direttamente sul file, lo si può in qualche modo manipolare. Non è che sia una scelta sconsigliata perché ovviamente c'è una validazione anche lato dispositivo, quindi quando andrete a caricare il file anche il dispositivo stesso vi potrà dire ok, mi va bene quello che hai fatto oppure no, ci sono degli errori e anche lì dopo vedremo come si comporta in caso di errori il dispositivo. Però diciamo sì che sicuramente si va a aggiungere un certo margine di errore perché basta non mettere una virgola nel punto giusto o formattare male il file o cancellare inavvertitamente un campo o comunque modificare diciamo, il nome della caratteristica, ad esempio al posto di name magari ci mettete un carattere in più, un carattere in meno, che la configurazione verrebbe già considerata non valida. Ovviamente scaricando il file dal nostro tool online e caricandolo così com'è nel dispositivo, tutti questi problemi non si pongono. Ecco, quindi il passaggio diciamo, della configurazione è estremamente semplice. Una volta caricato il file nel TP100, quindi nell'unità che verrà visualizzata nel vostro PC, basterà disconnettere l'USB dal computer e il TP100 andrà a ricaricare la configurazione, si accorgerà diciamo, che c'è una nuova configurazione che deve prendere in carico e andrà a caricarla, dicendovi se è andata a buon fine oppure no. E fondamentalmente basta, quindi non sono necessarie altre azioni diciamo, per poter cambiare la configurazione. Come vi dicevo, allora il file può essere manipolato manualmente per poter fare un cambio magari da un dispositivo all'altro, mi cambia un registro, un nome, una voce, anziché rifare tutto quanto con il configuratore, mi vado a modificare direttamente il file, però il file può anche essere dato in pasto al configuratore online stesso, quindi oltre a poter fare un download della configurazione che avete appena creato, potrete anche fare l'upload della configurazione che avevate creato in precedenza. Quindi allo stesso modo si collega
o un file che avete già scaricato, che magari avete archiviato nel vostro PC, oppure potete collegare il TP100 al PC. Quando viene riconosciuta la periferica, vedrete che oltre a poterci caricare un file di configurazione nuovo, in realtà troverete già dentro il file di configurazione corrente, quindi la configurazione attualmente caricata nel dispositivo sarà comunque scaricabile dal dispositivo stesso una volta collegato al PC. Quindi troverete un file, sempre un file in formato JSON, lo potrete scaricare nel vostro computer, anche lì o per manipolarlo manualmente oppure per fare l'upload, come dicevo, nel nostro tool online. Quindi una volta fatto l'upload, non solo avrete, diciamo, tutti i registri caricati nel nostro configuratore, ma anche la visualizzazione, quindi la disposizione delle tile vi verrà presentata esattamente come quella presente nel vostro dispositivo. Quindi fondamentalmente ricaricando un file nel nostro configuratore vedrete già la preview già predisposta con tutte le informazioni delle variabili a vostra disposizione per poter andare eventualmente a cambiare e a modificare quello che vi interessa. Quindi è comunque consigliabile utilizzare sempre il tool sia per fare una configurazione nuova che per andare eventualmente a cambiare quella vecchia. Ripeto, non perché ci siano problemi nel modificare il file a mano, ma perché anche se uno sta molto molto attento, fare un errore all'interno di un JSON è comunque abbastanza semplice, e quindi dopo si rischia semplicemente di perdere più tempo nel capire quale sia il parametro che non va bene. Ecco, una volta caricata la configurazione, come vedete da questa slide, quindi questo è un po' il riassunto, configuro dal tool, il punto 1, scarico la configurazione nel PC, decido se modificarla manualmente oppure se caricarla così com'è nel dispositivo. Una volta caricata ci sarà una schermata di caricamento con una progress bar nel TP100, al termine della quale lui avrà finito di fare il parsing o comunque di verificare ogni singolo campo della configurazione che gli avete passato. Considerate che questa operazione comunque dura pochi secondi, circa 3-4 secondi, quindi è molto veloce il caricamento di una configurazione. Se tutto va bene, vedrete di nuovo la home screen, quindi la schermata nella quale sono presenti le taglie che avete deciso di visualizzare. Se qualcosa dovesse andare storto perché trovo un parametro sbagliato o trovo un parametro in più, un in meno, o comunque il formato che non corrisponde a quello che lui si aspetta, verrà visualizzato un messaggio di errore che vi dirà c'è un problema nella configurazione che mi hai appena passato, e con la possibilità di ricaricare la configurazione precedente. Quindi se anche caricate una configurazione sbagliata, non c'è nessun problema, non succede niente di drammatico, perché il dispositivo comunque non ha ancora cancellato quella precedente, quindi potete richiamarla semplicemente toccando il tasto OK e dicendogli OK, ripristina quella di prima. Una volta ripristinata quella di prima, ovviamente potrete ricollegare il TP100 al vostro computer per scaricare il file, diciamo, della configurazione corrente e sicuramente funzionante, per poi andarla quindi eventualmente a modificare o a mano o tramite il configuratore online. Quindi anche se sbagliate qualche parametro o comunque vi sfugge qualche cosa, non succede niente di irreversibile, non va ricaricato il firmware o quant'altro, il dispositivo ricorda l'ultima configurazione funzionante e vi dà la possibilità di richiamarla. Non so se ci siano delle domande magari già riferite a questa prima parte, quindi alla parte di configurazione o di utilizzo del nostro tool. Se volete adesso magari potrebbe essere il momento per farlo, altrimenti aspetto magari qualche istante, altrimenti io andrei avanti con lo spiegare gli elementi che compongono le varie schermate visualizzate dal TP100. Quindi per ora abbiamo parlato di come si configura, delle sue caratteristiche tecniche, adesso andiamo a vedere nel dettaglio che cosa si vede a display. Se c'è appunto qualche domanda da fare, potete farla anche mentre sto parlando, non c'è nessun tipo di problema. Ok, allora nella descrizione degli elementi che compongono l'interfaccia del dispositivo partiamo ovviamente dalla home screen, che è la prima schermata che viene visualizzata al momento dell'accensione e che è la schermata anche che ci interessa di più, perché è quella nella quale verranno visualizzate le informazioni che siamo andati a configurare prima, quindi banalmente il valore o lo stato dei registri che abbiamo deciso di leggere. È suddivisa in varie aree, diciamo, quindi il punto 1 va in questo caso a identificare una tile generica, in questo caso una tile di tipo AF perché è a metà schermo,
con all'interno una serie quindi di elementi che dopo comunque vedremo nel dettaglio, dopo ci sarà un focus sugli elementi che compongono la tile. Il punto 2 invece indica un segnale, diciamo, di errore, un'icona di errore che appare se almeno un registro è in timeout. Quindi siccome comunque io posso andare a configurare liberamente i registri, a decidere di leggere anche volendo registri di dispositivi diversi, quindi di dispositivi Modbus diversi, potrebbe essere che a un certo punto, o perché ho sbagliato un qualche parametro di configurazione, magari ho scelto la funzione Modbus sbagliata, o perché il dispositivo con cui sto cercando di interfacciarmi è effettivamente spento, o comunque c'è un qualche problema sulla comunicazione, potrebbe essere che il TP100 non riesca a raggiungere un determinato registro. Allora, oltre a segnarlo all'interno della tile specifica, e dopo vedremo appunto anche questo segnale, questa icona di errore, riassume il tutto, diciamo che quel segnale rosso di pericolo è un OR di tutti quanti i registri, quindi se almeno un registro è in timeout, lì sotto mi appare quell'icona, mi dice guarda che hai almeno una variabile che non sto riuscendo a leggere per qualche motivo, poi il motivo va ovviamente trovato, bisogna insomma un po' indagare il perché lui non riesco a comunicare, però mi sta dicendo c'è un problema, c'è un timeout, non riesco a leggere un certo registro. E qualora dovessero essere tutti i registri ad essere in fault, invece apparirebbe un pop-up proprio all'interno della pagina nella quale mi dice communication error, quindi non riesco a comunicare con nessun registro, è inutile che ti vada a mostrare la home screen così come la vediamo adesso con i valori, perché tanto i valori che ti sto mostrando non sono quelli reali, perché magari sono valori che ho letto ore prima, e quindi appare questo pop-up nel quale viene appunto scritto guarda che non sto riuscendo a leggere niente, quindi devi intervenire in qualche modo. Se invece almeno un registro, diciamo, non va in timeout, quindi almeno un registro riesco a leggerlo correttamente, al massimo mi appare quell'icona contraddistinta dal numero 2, quell'icona rossa, nella quale il dispositivo mi sta dicendo guarda che hai almeno un registro che è in timeout. Come dicevo, questa informazione viene riportata anche all'interno della tile specifica, quindi del registro specifico che sta avendo problemi, però questa ulteriore icona rossa mi può essere utile perché magari io potrei avere più pagine, ovviamente siccome posso avere 20 variabili, potrebbe essere che il registro che sta avendo problemi magari si trova nella terza, nella quarta pagina che non sto visualizzando in questo momento, avendoli l'icona rossa so che devo andare in cerca perché almeno uno di loro ha qualche problema, quindi insomma può essere un'informazione importante da dare. Nel punto 3 invece, diciamo, il punto 3 indica l'indice della pagina, quindi in questo caso siamo sulla prima pagina su un totale di 2 pagine, e a fianco, come vedete, abbiamo freccia su e freccia giù che mi consentono di andare di pagina in pagina, quindi toccandole passo direttamente alla pagina successiva, quindi non vedrei più nessuna delle variabili che sto vedendo ora, vedrei tutte le variabili che compongono la prossima pagina, quindi non è solo un avanzamento, diciamo, di qualche pixel, ma è proprio passo da una pagina, da una schermata all'altra. Per fare invece un avanzamento di qualche pixel, non è contraddistinto da un numero, però lo si vede sulla destra, c'è comunque una scroll bar, quindi oltre alle frecce si può andare ad interagire direttamente con l'area della home screen, posizionandovi quindi con il dito o sopra la scroll bar o sopra anche una tile qualsiasi, e scorrendo quindi verso l'alto o verso il basso per avanzare di poco, quindi per poter spostare il focus di poco. Con il numero 4 invece abbiamo indicato l'icona del menu, che consente di entrare quindi nel menu impostazioni. Non sono molte le impostazioni del dispositivo perché la maggior parte della configurazione avviene tramite il tool che abbiamo visto prima, però ci sono alcune caratteristiche che si possono andare a cambiare direttamente da qua. Dopo avremo modo di vedere anche quelle. E vediamo invece adesso un focus riferito a ogni singola tile, quindi agli elementi che compongono la tile o il mattoncino, quindi ogni registro, diciamo, che cosa contiene la sua area. Nella parte superiore, quella contraddistinta dal colore blu, ora mi rifaccio ovviamente all'immagine più in cima, quello viene definito header, quindi la parte che sta sopra la tile. Con il numero 1 abbiamo identificato il nome, quindi il nome che voi avete deciso per quel registro è liberamente personalizzabile tramite il tool o tramite il file di configurazione come abbiamo visto prima, e lì sopra quindi viene riportato il nome per evitare di scrivere il registro 1, il registro 2, che magari alla lunga
può diventare difficile capire a che cosa faccia riferimento, mettete il nome che preferite e così riuscite subito ad identificare quell'informazione. Con invece il numero 2 abbiamo contraddistinto in generale l'area dell'header, perché dopo c'è un focus che andremo a vedere ulteriore. Il numero 3 invece mi indica ovviamente l'area nella quale verrà visualizzato il numero, quindi il valore che sto andando a leggere. Se è una variabile di tipo AF, il valore sarà al massimo 2 alla 16, quindi le tile piccoline, quelle a metà schermo, possono vedere un numero che va da 0 a 2 alla 16, quindi sono indicate per registri di tipo 1 bit, 8 bit o 16 bit. Per i registri di tipo 32 o float, visto che possono assumere valori che superano anche i milioni o che arrivano anche i miliardi, siccome le cifre sono tante e comunque il display ha un'area di 3 pollici e 7, quindi ovviamente un'area non grandissima, per vedere il valore in maniera insomma comprensibile, in maniera leggibile, si va ad utilizzare la tile, quella più lunga, quindi quella che occupa l'intera riga in orizzontale. Quindi in quel caso insomma ci sarà un valore molto più alto. Con il numero 4 invece è indicato l'icona di allarme riferita all'icona di problema, errore di comunicazione, scusate, riferita al singolo registro, quindi quella che vi dicevo prima, mentre quella rossa era almeno un registro in errore di comunicazione, questa mi sta dicendo che è proprio questo il registro che è in errore di comunicazione, quindi posso vedere già all'interno della singola tile se la sto leggendo effettivamente oppure no. Ad esempio magari c'è un valore che rimane stazionario per tanto tempo, ho il dubbio che il TP100 lo stia aggiornando, lo stia veramente leggendo o che mi stia riproponendo un vecchio dato. Ecco, se vedete l'icona vuol dire che sta riproponendo un vecchio dato, se non vedete l'icona vuol dire che lo sta leggendo, perché significa che non sta avendo problemi di comunicazione. Infine con il numero 5 semplicemente l'indicazione dell'unità di misura, anche questa ovviamente personalizzabile, configurabile da voi, viene riportata lì in basso a destra. Il punto 2, come dicevo, che andava ad identificare l'header, quindi la parte superiore, il bordo superiore della tile, può assumere dei colori diversi. Nella fattispecie ne può assumere 3. Il primo, quello blu, diciamo quando tutto funziona bene, quando non c'è nessun tipo di problema, a parte magari un problema di comunicazione Modbus, però non un problema riferito al dato, diciamo così. L'header diventa invece grigio effettivamente quando c'è un problema di comunicazione con i Modbus, quindi oltre ad avere il triangolino vedete anche l'header che diventa grigio, quindi è come se si disattivasse la tile, diciamo l'idea che volevamo dare era questa, quindi la vedo grigia, capisco che non posso andare a cambiare il valore di quella variabile perché non sto più leggendo il valore di quella variabile, quindi perché c'è un qualche tipo di problema. Diventa invece rosso, quindi l'ultimo caso sulla destra, quando il valore supera verso l'alto, verso il basso, oppure raggiunge, quindi matcha, diciamo, la soglia di allarme che avete impostato. Quindi quel rosso lì non è un problema di comunicazione, ma è un allarme, diciamo, visivo che vi sta dicendo guarda che hai superato il valore che tu mi avevi detto che dovevo considerare come critico. Quindi anche questo mi dà un impatto immediato, se lo vediamo dalla tile precedente, messa in confronto con le altre, appena vedo un qualcosa di rosso ovviamente mi risalta all'occhio, capisco subito che c'è una variabile che ha un valore troppo alto, troppo basso, a seconda della condizione che sono andato a definire io prima. Quindi riesce a dare comunque anche questa indicazione il TP100. Poi allora altri elementi che abbiamo a disposizione sono quelli presenti nella schermata set mode. A questa schermata si accede tenendo premuto sopra in corrispondenza di una tile, quindi tenendo premuto per 3 secondi, si entra all'interno della modalità set mode, dalla quale, a seconda di come ho definito la mia variabile, posso eventualmente, tra le altre cose, andare a cambiare il valore del registro, quindi andare ad impostare un valore diverso. Anche qua abbiamo una serie di elementi, quindi allora con il numero 1 è contraddistinta l'icona del lucchetto, in questo caso, che sta ad indicare che questa variabile nello specifico è protetta da password, quindi se anche andrò ad agire sulle frecce contraddistinte dai numeri 3 e 5, quindi freccia su per aumentare o diminuire il valore del registro, nel momento in cui andrò a premere il tasto OK, mi apparirà un tastierino numerico dal quale dovrò inserire il PIN. Il PIN che potrebbe essere appunto anche uno diverso per ogni singolo registro, come abbiamo visto prima.
altrimenti senza quel PIN non posso andare a modificare il valore di questa variabile. Con il numero 2 ovviamente è indicato il nome, quindi è quello che si vedeva anche nella schermata precedente, il 4 è il valore in questo momento. Il valore in questo momento tra l'altro viene anche aggiornato, quindi se io non sto agendo sulle frecce su e giù per più di 5 secondi, se il dispositivo quindi avverte il fatto che non sto cercando di impostare un nuovo valore, quel valore rappresentato dal numero 4 verrà aggiornato a seconda del tempo di polling, quindi anche se rimango in questa schermata comunque continuerò a vedere il valore che si aggiorna. Con le frecce invece su e giù ovviamente vado ad aumentare, diminuire il valore del registro per poi confermare la mia scelta con il tasto OK. L'aumento del valore parte dall'ultima cifra a destra, quindi in questo caso abbiamo 2 decimali, quindi se premo una volta freccia su vedrai 1,36 rispetto a quello che stiamo vedendo nell'esempio. Se però tengo premuta quella freccia per 3 secondi, passo poi al secondo numero a partire da destra, quindi passerei ad aumentare, diciamo, il primo decimale. Tenendolo premuto ulteriormente passerei in questo caso all'intero, tenendolo premuto ancora alle decine, alle centinaia e così via. Quindi se devo passare da 1,35 a 1000, ovviamente non devo premere il tastino freccia su tante volte, adesso non so fare i conti, ma tante volte, ma mi basta tenerlo premuto per qualche secondo ed ecco che ci arrivo in pochi istanti. Se invece premo singolarmente la freccina su o giù per una singola volta senza tenerla premuta, vado effettivamente ad aumentare di 1 o diminuire di 1 il valore che sto visualizzando. Ecco, poi allora abbiamo indicato dal numero 8 l'icona back, che semplicemente mi fa tornare alla home screen, quella nella quale vedo tutte le tile. Toccando invece l'icona posta sulla sinistra, quindi il numero 7, accedo all'area relativa al grafico. È un grafico in real time, questa è una rappresentazione, diciamo anche qua nome della variabile come primo elemento in alto alla sinistra, l'area del grafico visualizzato, quindi con asse ovviamente x e y, l'aggiunta diciamo, dei punti avviene in automatico, quindi è un grafico in real time, non si rifà ovviamente a dati storici che posso aver archiviato nella memoria perché il dispositivo non è un data logger, quindi non tiene memoria dei dati passati, ma dal momento in cui apro questa schermata lui inizierà a buttarci dentro dei punti ogni 3 secondi, aggiungendo quindi un nuovo punto, partendo da destra, quindi parte con l'inserimento da destra e poi piano piano va a completare l'area. Una volta raggiunta la massima quantità di punti visualizzabili in un'unica schermata, butterà via ovviamente il dato più vecchio e aggiungerà quello più nuovo sempre sulla destra. Quindi la linea rossa, diciamo, è l'andamento, quindi in questo momento vuol dire che nell'esempio era stata appena aperta, diciamo, questa pagina, lui era riuscito a buttare dentro 2 punti e ora stava iniziando a ripopolare, insomma, tutta l'area del grafico. Quindi la linea rossa mi indica qual è il valore in quel momento e se mi posiziono con un cursore che qui non si vede, ma basta toccare, diciamo, la linea rossa in qualunque punto, apparirà un cursore, un puntatore che mi dirà che in quel momento il valore era quello che verrà scritto al posto di y2.0,0 che si trova lì sotto il numero 5, quindi lì vedo il valore in quel momento, nel momento in cui vado a selezionare un punto qualsiasi dell'area del grafico. La linea gialla che invece adesso corrisponde diciamo all'asse X verrà sempre visualizzata per dare un'indicazione dello 0. Ovviamente se la mia variabile va da 0 a qualcosa, la linea gialla sarà sempre corrispondente all'asse X, all'origine dell'asse X. Se però ho dei valori che possono essere negativi o positivi, diciamo che avere un riferimento di dove si trovi lo 0 ovviamente mi può essere utile. Questo anche perché sempre per limiti di spazio e per dare più spazio disponibile ai dati visualizzati senza dover diciamo limitare troppo l'area del grafico, non abbiamo inserito il riferimento del valore ad esempio in corrispondenza dell'asse X o Y, perché magari con valori anche di 6, 7, 8 cifre, perché possiamo appunto arrivare potenzialmente anche ai miliardi, semplicemente non ci stava, cioè avremmo dovuto ridurre di troppo l'area del grafico e quindi abbiamo preferito lasciare che lo 0 venisse indicato da una linea gialla che almeno mi fa capire se sono in negativo o in positivo e mi fa capire un po' le proporzioni, ecco.
Poi allora con il tasto reset che è indicato dal numero 4 in questo esempio, vado semplicemente a fare una pulizia dell'area del grafico che sto visualizzando, chiedendogli quindi di ripartire nuovamente a ripopolare, quindi elimino tutto quello che aveva visualizzato fino a quel momento e ripartirà a inserire un nuovo dato partendo sempre dalla destra. Ecco, quindi questo, ripeto, è un grafico in real time. È un grafico in real time, vuol dire che ovviamente mentre io rimango in questa schermata a visualizzare questo dato, questo grafico, il valore di quel registro continua ad essere letto e ad essere aggiornato, e non c'è un limite di tempo di visualizzazione di questa schermata. Quindi se voi volete lasciare questa schermata sempre a tutto schermo, al posto della home screen volete vedere solo il grafico di una variabile, la potete lasciare tranquillamente lì, non tornerà mai indietro da solo, quindi non tornerà mai alla home da solo, a meno che non siate voi a premere il tasto back. Ecco, infine, diciamo, l'ultima schermata che ci mancava, gli ultimi elementi da andare a vedere sono quelli che compongono il menu. Quindi toccando l'icona del menu che abbiamo visto prima dalla home screen, si passa alla pagina, alla schermata dalla quale si possono andare a configurare alcuni parametri, tra cui abbiamo il polling frequency, quindi ogni quanti secondi il TP100 dovrà andare ad interrogare i registri Modbus che voi avete definito, quindi il tempo di polling è uguale per tutti i registri, quindi se voi le dite ogni 5 secondi e avete definito 20 registri, lui ogni 5 secondi andrà a leggere 20 variabili, 20 registri Modbus. L'auto scroll frequency, l'auto scroll quindi è il tempo ogni quanto lui va a cambiare schermata fondamentalmente, quindi se ho 5 pagine, 5 schermate nella home screen, oltre a poterlo ovviamente cambiare manualmente con lo scroll o con le frecce come abbiamo visto, gli posso dire magari ogni 30 secondi cambia tu la schermata, quindi fai tu la rotazione delle schermate in automatico, e ovviamente una rotazione che nel momento in cui voi andate a toccare il display viene interrotta fino a che voi non smettete di agire sul display, quindi non continua all'infinito, ma soltanto fino a che voi non intervenite manualmente. Il display standby, quindi dopo quanti minuti andare a spegnere il display, quindi visualizzare il display completamente nero, detto che lui continua ovviamente a leggere anche se i dati comunque non vengono visualizzati da nessuna parte, quindi diciamo è in modalità risparmio energetico, per quanto si possa risparmiare spegnendo il display. Firmware update, quindi la possibilità di aggiornare il firmware, anche qui avviene in modalità del tutto simile al caricamento della configurazione, quindi collego il dispositivo al mio PC tramite USB-C, gli carico il file che saremo noi di Netix eventualmente a distribuire, il file di aggiornamento, tolgo l'USB dal PC, lascio che lui si riavvii, entro in questa schermata, gli dico firmware update e lui avvia la procedura di aggiornamento, durante la quale verranno comunque mostrate delle schermate. Poi nel nostro manuale trovate tutte le varie schermate, tutti i vari step intermedi, diciamo, di questa procedura, per capire insomma se sta facendo le cose giuste, se sta andando a buon fine oppure no, e alla fine vi dirà update successful, se ovviamente le cose sono andate bene, con la nuova versione del firmware e con la possibilità di tornare subito ad utilizzare il display. Infine, l'ultima voce presente nel menu, che qui non si vede perché si trova sotto, quindi bisognerebbe fare lo scroll in questo caso, è quella della buzzer, quindi lui, il TP100, ha al suo interno un buzzer, un cicalino, come preferite chiamarlo, che si può attivare per dare un feedback ad ogni pressione dei tasti. Quindi oltre a, siccome comunque è un display touch che non ha altro modo di dare feedback, per capire se state veramente premendo qualcosa, insomma un elemento, per avere un feedback appunto di qualche genere, c'è la possibilità di attivare il buzzer che suonerà ad ogni tocco del display. Ecco, queste erano un po' le caratteristiche e le funzionalità del dispositivo. Adesso qui c'è semplicemente un'immagine conclusiva che vi fa vedere un po' di esempi di applicazione, quindi come anticipavo può essere collegato ai nostri dispositivi, anche ai dispositivi RTU, come nel caso del V500, perché il V500 ad esempio può fare da gateway Modbus, quindi può leggere dei dati dal campo tramite magari dell'espansione, tramite dei sensori, che è il caso delle prime due illustrazioni,
e poi però mettere a disposizione questi dati del TP100 tramite una seconda rete Modbus, e quindi il TP100 accede a questa rete Modbus, ovviamente con la possibilità di leggere e scrivere le informazioni. Oppure potrei collegarlo a un dispositivo di terze parti, quindi non per forza di cose Netix, potrebbe essere un inverter, potrebbe essere un PLC, anche in questo caso sia per vedere le informazioni che ne posso ricavare, che per andare a cambiare ad esempio dei set point, piuttosto che gli stati di funzionamento di relè, valvole, pompe o quant'altro. Insomma, quindi è un dispositivo Modbus aperto a tutti gli effetti, perché la configurazione la decidete voi, su quale ID andare a leggere lo decidete voi, i registri anche, e anche le funzioni di lettura e scrittura, quindi di accesso al dato, sono interamente personalizzabili. Quindi diciamo che è un dispositivo Modbus a 360 gradi. Queste sono appunto le informazioni che ci interessava insomma darvi, l'introduzione che volevamo fare del nostro dispositivo, ricordandovi appunto che sono comunque presenti già nel nostro sito e nell'area tecnica tutte le informazioni aggiuntive, quindi le caratteristiche tecniche, le quote che abbiamo visto prima, ma anche il manuale operativo anche della software di configurazione, che in realtà è il nostro wizard online, e quindi trovate tutto quanto lì. Ovviamente per qualunque tipo di richiesta potete sempre contattarci in qualunque momento, però diciamo questa era la panoramica del TP100, di questo nuovo display touch. Rimango a vostra disposizione ancora per qualche istante se qualcuno appunto ha delle domande da fare, altrimenti diciamo che ci avviamo ai saluti e alla conclusione di questo incontro.